C'è un suono che riecheggia nelle profondità del Tartaro. Acqua che gocciola da infiniti orci bucati. È il prezzo della libertà di scegliere, pagato con 50 vite e una punizione senza fine. Ma come sono arrivate fin lì queste anime dannate? Dalla sabbia della Libia alle coste di Argo 50 sorelle fuggono da un destino imposto. Remano con forza su una nave dalle 2 prore, guidate da un padre determinato a salvarle da matrimoni forzati. Ci immergiamo oggi nella prima parte del mito delle Danaidi, principesse che osarono sfidare un potere che le voleva schiave, iniziando un viaggio che le condurrà verso una delle ribellioni più controverse della mitologia greca. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast, Giacomo e Sisifo Felice. Grazie anche a Denise, Dalila e Ferdinando, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria Chiara e Jimbo. E infine ad Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 222. Sorelle assassine. Prima parte. La fuga delle Danaidi. Immagina 50 donne, eternamente chine su un'ampia vasca vuota nelle profondità del Tartaro. Le loro mani reggono orci di terracotta, mentre i loro occhi seguono con disperazione l'acqua che scorre via attraverso innumerevoli fori. Avanti e indietro, dalla sorgente alla vasca, in un movimento senza fine quanto inutile. Più si affannano, più l'acqua scivola via, lasciando il bacino perennemente vuoto. Sono le Danaidi, figlie di Danao, condannate ad una pena tanto simbolica quanto crudele. Un lavoro infinito che riflette la complessità del loro destino, un atto di ribellione trasformato in punizione eterna, una scelta drastica pagata con un prezzo senza fine. Nelle profondità del Tartaro, dove abbiamo già incontrato Sisifo con il suo masso, Tantalo con la sua fame inappagabile e Issione con la sua ruota infuocata, le sorelle continuano il loro lavoro futile, separate l'una dall'altra eppure unite nella stessa condanna. Prima di esplorare la loro punizione, dobbiamo tornare all'inizio di questa storia di potere, rivalità fraterna e matrimoni macchiati di sangue, che ha portato delle giovani donne a diventare assassine in una sola notte. La storia inizia con 2 gemelli, Danao ed Egitto, nati da Belo, il potente re di Egitto, il cui nome richiama il fenicio Baal, il Signore, e da Anchinoe, figlia del fiume Nilo. Questa discendenza divina, Belo è figlio di Poseidone e di Libia, segnerà profondamente il destino delle generazioni successive. A differenza di ciò che avviene in molti miti greci, la rivalità tra i gemelli non è immediata. Il loro padre, Belo, tenta di prevenire i conflitti dividendo equamente il regno. A Danao assegna la Libia occidentale e a Egitto l'Arabia orientale. Una soluzione che sembra perfetta, ma che contiene già i semi della discordia futura. Apollodoro ci racconta che Egitto, insoddisfatto della sua porzione, conquista la terra dei Melampodi, gli uomini dai piedi neri, così chiamati perché il loro lavoro nei campi, coperti dal limo del Nilo, anneriva i loro piedi. Rinomina questa terra Egitto, facendo così del proprio nome un marchio territoriale indelebile. Questo dettaglio rivela molto del carattere di Egitto.
ambizioso, mai appagato, sempre alla ricerca di espansione. Una caratteristica che si rifletterà nei suoi 50 figli. Sia Danao che Egitto sono straordinariamente fecondi. Egitto genera 50 figli da diverse donne, principesse fenicie, arabe e libiche. Danao, non da meno, ha 50 figlie da madri altrettanto diverse, naiadi, amadriadi, principesse egizie ed etiopi. Questo parallelismo numerico non è casuale. Il numero 50 ha un profondo significato simbolico nella cultura greca. Rappresenta un ciclo completo, un'unità di misura cosmica. Pensiamo ai 50 remi della nave Argo, alle 50 Nereidi che popolano il mare, ai 50 giorni che intercorrono tra le Pleiadi invernali e quelle estive. Le 50 coppie rappresentano un intero universo in miniatura, un cosmo destinato all'equilibrio o al caos. È proprio dopo la morte di Belo che la rivalità tra fratelli esplode. La tradizione non ci spiega esattamente cosa accada, ma Diodoro Siculo suggerisce che Egitto, non contento del proprio dominio, desideri unificare i regni. Il matrimonio tra i suoi 50 figli e le 50 figlie di Danao rappresenterebbe il suggello perfetto di questa unione politica. Danao diffida. Un oracolo, forse di Zeus Ammone, lo avverte del pericolo. I suoi nipoti non cercano spose, ma vittime. Il piano è chiaro. Eliminare in una sola notte tutte le Danaidi, lasciando così Danao senza eredi e spianando la strada all'annessione della Libia. Questa minaccia spinge Danao a una decisione drastica, l'esilio. Ma come fuggire con 50 figlie attraverso il Mediterraneo? È qui che interviene Atena, la dea della saggezza e dell'ingegno. Con l'aiuto di Atena, ci dice Apollodoro, Danao costruisce la prima nave. Alcuni autori successivi aggiungono un particolare che appare assurdo. L'imbarcazione di Danao ha una doppia prora. Questo dettaglio, apparentemente minore, è carico di significato. La nave a doppia prora, capace di invertire la direzione senza dover virare, simboleggia perfettamente la condizione di Danao. Un esiliato che non può tornare indietro, ma che al contempo porta con sé la memoria della patria perduta. Igino aggiunge un dettaglio che altre fonti omettono. Sono le stesse Danaidi a remare su questa nave rivoluzionaria. Immagina la scena: 50 giovani donne che sfidano il mare aperto, remando all'unisono verso una destinazione incerta. Non sono le fanciulle indifese che la tradizione misogina posteriore cercherà di dipingere, ma guerriere, determinate a sopravvivere. Questa immagine delle Danaidi come donne forti e indipendenti pervade le fonti più antiche. Eschilo, nei frammenti sopravvissuti delle sue supplici, le descrive simili alle amazzoni, addestrate nella caccia e all'uso delle armi. Vengono rappresentate mentre guidano carri da guerra e raccolgono erbe per medicine e veleni. Alcune fonti le associano addirittura a culti lunari e a rituali legati all'acqua. Questi ultimi paiono quasi una prefigurazione della loro punizione eterna. Dopo un viaggio pericoloso attraverso il Mediterraneo, con tappe a Rodi, dove 3 delle Danaidi trovano la morte e danno il nome alle città di Lindos, Ialissos e Camiros, la nave approda finalmente a Lerna, nei pressi di Argo. Qui Danao compie un gesto audace, rivendica il trono della città. Non si presenta come un supplice o un esiliato in cerca di ospitalità, ma come il legittimo erede al trono, in virtù della sua discendenza da Io e Inaco, antichi sovrani della regione. Ci viene narrato che il re di Argo, Gelanore, inizialmente ride di queste pretese. Il destino, o forse gli dei, sembrano tuttavia favorire lo straniero. Durante un'assemblea pubblica convocata per discutere la questione, si verifica un prodigio. Un lupo attacca e uccide il toro che guida gli armenti cittadini. Gli argivi interpretano immediatamente il segno. Il lupo, animale estraneo e predatore, rappresenta Danao. Il toro, capo del gregge domestico, simboleggia Gelanore. La vittoria dell'uno sull'altro è un chiaro messaggio divino.
Danao è convinto che quel lupo fosse Apollo in persona, venuto a sostenerlo. Per questo motivo, una volta insediatosi come re, fa erigere il famoso tempio di Apollo Liceo, Apollo Lupo, nel cuore di Argo, un santuario che diventerà uno dei più importanti della città e che, secondo Pausania, era ancora in piedi nel II secolo d.C. La leggendaria conquista di Argo da parte di Danao è così significativa che nelle epoche successive tutti i greci verranno chiamati talvolta Danai nell'epica e nella poesia. La presenza di Danao e delle sue figlie porta alla città anche una calamità imprevista. Poseidone, divinità dalle 1000 sfaccettature, non è solo il dio del mare, ma anche delle acque sotterranee, dei terremoti, dei cavalli. Il suo potere si estende anche alle sorgenti e ai fiumi, e quando decide di punire una regione può farlo prosciugando ogni corso d'acqua. È quanto accade ad Argo, poco dopo l'insediamento di Danao. Le fonti non ci spiegano chiaramente il motivo dell'ira di Poseidone. Alcune tradizioni parlano di un antico diverbio con il fiume Inaco, altre di un'offesa ricevuta dagli Argivi, ma le conseguenze sono devastanti. La regione è colpita da una siccità senza precedenti. Disperato, Danao invia le sue 50 figlie alla ricerca di acqua, con l'ordine di placare in ogni modo possibile l'ira di Poseidone. È in questo contesto che si sviluppa l'episodio di Amimone, uno dei più affascinanti dell'intero ciclo mitico. Amimone, il cui nome significa l'irreprensibile, si allontana dalle sorelle per seguire un cervo nella foresta. Nel suo vagare disturba inavvertitamente il sonno di un satiro che, com'è nella natura di queste creature selvagge, tenta subito di usarle violenza. Le grida della giovane attirano l'attenzione di Poseidone che, vedendola in pericolo, si precipita in suo soccorso. Il dio scaglia il suo tridente contro il satiro che, abbassandosi, riesce a sfuggire al colpo. Il tridente si conficca in una roccia mentre il satiro fugge spaventato. Questo episodio si conclude con una svolta inattesa. Poseidone stesso si unisce ad Amimone. A differenza di tante storie di violenza divina presenti nella mitologia, alcune fonti suggeriscono che Amimone accetti volentieri le attenzioni del dio, forse perché innamorata a prima vista di lui o vedendo in questa unione un modo per compiere la missione affidatale dal padre. Dopo i loro baci, Poseidone, sorridendo, si avvicina alla roccia dove il suo tridente è ancora conficcato. Con gesto potente lo estrae e subito dai 3 fori lasciati dalle punte zampilla acqua abbondante e cristallina. È la nascita della celebre fonte di Amimone, sorgente che si dice non si sia mai prosciugata, nemmeno durante le più torride estati. Il dono del dio non si limita a questo. Poseidone trasforma la giovane in immortale ninfa delle acque, legando per sempre il suo nome a quella fonte miracolosa che salverà Argo dalla siccità. Secondo le fonti più antiche, tra cui Apollodoro, Amimone diviene poi sposa di Poseidone, unica tra le sorelle ad unirsi ad un dio, e dal loro amore nascerà Nauplio, futuro fondatore dell'omonima città. Il suo destino si distingue notevolmente da quello che attenderà la maggior parte delle Danaidi. Questa storia, che sembra una digressione nella saga più ampia delle Danaidi, è in realtà profondamente simbolica. L'unione tra Amimone e Poseidone rappresenta una delle rare relazioni consensuali e feconde del ciclo. Mentre la maggior parte delle sue sorelle rifiuterà i matrimoni imposti portando morte invece di vita, Amimone accetta liberamente l'unione con un dio e porta acqua alla terra arida. Non è un caso che proprio presso la fonte di Amimone nascerà la formidabile Idra di Lerna, un mostro dalle 9 teste, che sarà poi affrontato da Eracle nella sua seconda fatica. Come ci racconta Esiodo, Echidna, madre di tutti i mostri, partorisce l'Idra sotto il platano che ombreggia la fonte. L'acqua porta vita, ma può generare anche creazioni spaventose, una dualità che percorre tutto il mito delle Danaidi. Come spesso accade nella mitologia greca, il racconto delle Danaidi presenta affascinanti incongruenze che meritano di essere evidenziate. Il numero 50, così carico di simbolismo,
Subisce curiose oscillazioni durante la narrazione. 3 Danaidi muoiono durante il viaggio a Rodi. Amimone diviene sposa di Poseidone e Ipermestra, risparmiando il marito Linceo, come verremo a sapere, si sottrae alla condanna delle sorelle. Eppure la tradizione insiste sul numero 50, sia per i matrimoni che per la punizione nel Tartaro. Questa apparente contraddizione non è un errore, ma un esempio della fluidità del mito greco, in cui il significato simbolico prevale sulla coerenza aritmetica. I numeri, nel pensiero mitico, non sono quantità esatte, ma portatori di significato. Il 50 rappresenta la totalità, la completezza del ciclo, e mantenerlo intatto, nonostante le evidenti sottrazioni, serve a preservare questa potenza simbolica. Altre fonti tentano di risolvere il paradosso suggerendo che Danao avrebbe sostituito le figlie mancanti con altre giovani. Altri mitografi semplicemente ignorano l'incongruenza. Pausania, ad esempio, descrive le tombe delle 49 Danaidi ad Argo, escludendo solo Ipermestra, ma senza menzionare Amimone e le 3 sorelle morte a Rodi. Quanto alla punizione eterna, le fonti oscillano. Alcune parlano specificamente di 49 Danaidi condannate agli orsi forati, altre mantengono il simbolico 50. Questa elasticità narrativa arricchisce il mito di stratificazioni e possibilità interpretative che si sono accumulate attraverso i secoli. Torniamo ad Argo. La città fiorisce sotto il regno di Danao. La fonte di Amimone ha riportato la vita nei campi, i raccolti sono abbondanti, il popolo prospera. Il re finalmente può rilassarsi. La protezione di Apollo e Poseidone lo fa sentire al sicuro. È un tranquillo pomeriggio d'estate, quando la pace viene infranta. Una giovane sentinella corre a perdifiato dalla collina di guardia fino alla sala del trono, il volto pallido, il respiro affannoso. Navi nere sono state avvistate all'orizzonte. Una flotta intera si avvicina alle coste di Argo. Portano insegne egizie. Un brivido percorre la schiena di Danao. Il momento che ha sempre temuto è arrivato. Egitto ha scoperto dove lui e le sue figlie hanno trovato rifugio. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Condividilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Vuoi essere parte ancora più attiva? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.